Nel passaggio dal Medioevo al Rinascimento cambia l'alimentazione e il modo di mangiare. Quindi, se nel Medioevo era una componente essenziale dell'uomo robusto e forte, l'abbuffarsi e il mangiare tanto, nel periodo rinascimentale altre saranno le virtù positive, sono le capacità amministrative e diplomatiche e non solo la forza. Anzi, non si ostenta il mangiare tanto, ma quanto uno può offrire e dare agli altri. Per esempio nei banchetti, ne sa qualcosa ad esempio Lorenzo il Magnifico, che diventano un mezzo di ostentazione sociale. Ma c'è un altro elemento. Le spezie, la cannella e molte altre spezie che arrivano dall'Oriente. Anche queste saranno un segno della grande distinzione sociale. Ogni epoca ha avuto i suoi banchetti, intendendo con questo termine una serie di convitati generalmente illustri legati da parentela, amicizia o diplomazia, che si riuniscono a tavola insieme per gustare i buoni cibi e per scambiarsi delle idee. Nel Rinascimento il banchetto diventa un vero e proprio spettacolo scenografico del potere. In Toscana furono molto importanti e rinomati i banchetti della corte medicea. La tavola del banchetto è rigidamente guidata da regole. Quelle più importanti sono legate al comportamento, basta pensare al Galateo di Giovanni della Casa oppure al cortigiano di Baldassar Castiglione. Nel banchetto si rispecchia il potere del principe ed egli è al centro del banchetto stesso, mentre i cortigiani sono dislocati secondo il loro rango. Nel corso del Rinascimento il banchetto è una forma di spettacolo propria del tempo festivo. Per esempio a Carnevale o propria di un evento speciale, per esempio una nascita o un matrimonio. Fra i più celebri pranzi medici si ricordano i banchetti per le nozze di Lorenzo il Magnifico con Clarice Orsini nel 1469. Il prestigioso banchetto del 1539 per le nozze di Cosimo I con Eleonora da Toledo e il banchetto per il matrimonio di Maria de' Medici, figlia di Francesco I, nel 1600 con Enrico IV di Francia. Il Magnifico fu l'ago della bilancia italiana, ma anche europea, e in quanto signore di Firenze seppe da questa sua città indirizzare verso l'Europa l'arte diplomatica, i denari del Banco Medicio, il gusto della poesia e dell'arte, ma anche i piaceri della tavola, dei banchetti come luoghi dove lo spirito si nutriva e non solo il palato. Una rigorosa etichetta stabilisce la successione delle portate che spesso compaiono nella sala su grandi vassoi di portata sorretti in alto da servitori. I camerieri sono fidatissimi poiché in quest'epoca aleggia sempre il sospetto di avvelenamenti. Tra gli inservienti più importanti figurano lo scalco, lo spenditore, il credenziere, il cuoco, il trinciante, il mescitore, il coppiere, a cui seguono poi i servitori ordinari. Un banchetto può prevedere anche una ventina di portate, l'uso delle tre posate, cioè cucchiaio, forchetta e coltello, è una conquista più recente. Sino al Rinascimento la forchetta con il coltello, usato da sempre, si appoggia in modo contrario al nostro. Il manico è rivolto verso l'alto e le decorazioni si leggono al contrario. Prima del Rinascimento i piatti sono di peltro e il loro uso è in comune tra i commensali. Solo alla fine del 400 vengono per la prima volta utilizzati i piatti individuali. Anche il tevagliolo, che inizialmente si chiama truccabocca, inizia ad essere utilizzato a tavola proprio nel Rinascimento. Questo accessorio nasce come mezzo di purificazione delle dita sporche di cibo e per pulirsi la bocca prima di bere dal bicchiere comune. I Galatei dell'epoca raccomandano di non usare il tovagliolo per pulirsi il viso, i denti o per soffiarsi il naso. Quando le posate sono in comune tra i commensali, il fazzoletto viene anche utilizzato per pulirle prima di porgere agli altri commensali. Il tovagliolo viene portato sulla spalla o sul braccio sinistro perché si usa mettere nei piatti comuni la mano destra. Abbiamo visto che il banchetto e il suo carattere ostentatorio sono un elemento fondamentale del Rinascimento e quindi dei banchetti. Ma quando è che nasce una vera cucina italiana? Lo scoprirete solo attraverso una prossima curiosità d'arte, quella legata alla cucina artusiana.